questa nuova avventura. Dopo 20 ore di volo. Che siamo arrivati a Singapore, ormai già lo sapevate seguendoci sui social. Ma partiamo dall'inizio. Oggi è il giorno del trasloco. Ta-da-dan! C'è un casino della Madonna, che siamo accapponatissimi. Ce la faremo, amore. Oddio. Ovviamente non era finita qua perché a Singapore non ci siamo arrivati col teletrasporto. E dopo aver preso 2 bus e un treno, Stiamo prendendo l'aereo per Bahrain e poi Singapore. Siamo arrivati a Bahrain, Bahrain. Siamo arrivati a Bahrain in questo nuovissimo aeroporto molto figo. Aeroporto nuovissimo che è costato 1,1 bilioni di dollari ed è 4 volte più grande di quello vecchio. È lungo 1 chilometro e ha una capacità annua di 14 milioni di persone. E niente, abbiamo 5 ore di scalo per poi riprendere un altro volo che ci porterà alla nostra destinazione. Sei pronto a prendere l'ultimo volo? Ci porterà a Singapore, destinazione finale. Ultimo volo per oggi. Arrivati. No, sì. Siamo arrivati. Per me è una che sia vera questa. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Finalmente arrivati, abbiamo fatto una veloce visita a Jewel, un particolare giardino verticale che si trova al Changi Airport di Singapore. Staremo a Singapore fino al 14, quindi 3 giorni. E adesso andiamo a dormire in un posto speciale. Differente dal solito, direi. tirando i nostri trolley e con in spalla gli zaini e le molte ore di jet lag, ci siamo diretti alla nostra particolarissima sistemazione per le prossime 3 notti. Nella nostra capsula. Ora ieri siamo atterrati e abbiamo fatto un piccolo giro a Little India e Haji Lane, dove ci sono tutti puppettini molto carini e poi ci sono un sacco di graffiti in giro per le strade. voglio una birra. Certo che voglio una birra. Ci siamo spostati a piedi perché era solo 30 minuti ad andare e 40 a tornare. E dopo 20 ore di aereo e Sì, viaggio, dovevamo sgranchire un po' le gambe. Attraversando la città siamo anche passati dalla moschea del sultano, che è molto bella da fuori. Marina Bay! Marina Bay, dietro di noi! Sì. Vi Qua porteremo abbiamo lassù, anche vi porteremo lassù, ve lo prometto. Questa è una promessa che faccio adesso qua, vi porteremo in cima. Votatemi. Cena indiana a Little India, birrone per Marco Lubian. Birone Tiger per un leone. Dai, facci vedere come tagli il pollo. Non è mio pollo. Ma buono, veramente. Tornati in hotel abbiamo fatto amicizia con un'altra coppia di viaggiatori e ci siamo inseriti nella nostra capsula. Siamo nella capsula. E questa sera dormiremo qui, magari senza luce rosa. La vuoi verde? Quindi adesso dopo tantissime ore di jet lag andiamo a dormire. Finalmente. Buonanotte. Buonanotte ragazzi. Buongiorno. La nostra capsula è stata
una bellissima notte. Finalmente ci siamo riposati e oggi siamo pronti per Singapore. Oggi ci troviamo al Parco Olimpico a Singapore e da qua si possono ammirare tutte le principali attrazioni. Abbiamo Helix Bridge, attraverso il quale si può arrivare a Marina Bay, e il centro commerciale di Marina Bay. Io odio fare shopping. Io odio questi posti. Di fronte abbiamo il Museo di Arte e di Scienza, mentre dietro di me abbiamo Downtown, attraverso il quale si può arrivare a Chinatown. Oggi abbiamo preso la metro e sembrano tutti sincronizzati. Quando camminano, sì. Sembrano che hanno imparato le coreografie da piccoli. Il metro super silenziose. Sta arrivando il temporale. Singapore è una città-stato che si distende su diverse isole, è tra le città più popolate al mondo e lo stile di vita, l'educazione, la salute, la sicurezza di questa città è tra le migliori al mondo. Quindi sicuramente un posto dove venire a vivere. Ci sono molte culture che vivono insieme in questo paese, però la maggioranza è cinese, quasi l'80%. La lingua più parlata è il singlese, anche se la lingua ufficiali sono 4 in totale. Una curiosità subito sui palazzi. I palazzi, come potete vedere sia qui che là, possono arrivare a una altezza massima di 280 metri. Perché? Perché essendo molto piccolo qui, e essendoci 4-5 aeroporti, per motivi di sicurezza il massimo è questo, 280 metri, non di più. Un'altra curiosità divertente che mi ha fatto molto ridere, perché ovviamente la mia immaginazione un po' va, è che a Singapore ci sono i cessi più puliti al mondo. Infatti a Singapore c'è l'associazione della Restroom che controlla la qualità e l'igiene dei toilet. E allora io mi immagino il presidente, no, che gira con tipo lo sturacessi alle presentazioni, alle cose così, capito? Penso che sia di là. Stiamo andando a Downtown. Questo è Downtown. Questo è Downtown. Sì, adesso stiamo andando in direzione Chinatown. Ed è pieno di palazzi. Pieno dei palazzi dove... È pieno di palazzi. Siamo finiti in questo street food market molto carino, sembra tutto molto buono. Sì, è molto economico. È vero. Siamo all'Au Passat, che è praticamente un centro di street food dove puoi trovare buon cibo a poco prezzo. Ti distraerai perché c'è troppa scelta, però noi abbiamo scelto duck, belli qualcosa. Vado? Ah, questo è un uovo. Nel bel mezzo del centro. Il downtown. Down. Io filmo perché voglio vedere fin dove puoi arrivare. Tu puoi andare avanti, vero? Sì, ho finito però. Dopo Downtown siamo andati verso Chinatown. E abbiamo incontrato un vecchietto che ci ha consigliato di andare a mangiare a Maxwell Market. Però ci ha detto vai a quello dove c'è l'insegna blu. L'insegna blu. L'insegna blu? Non tutte blu. Dopo una piccantissima cena al Maxwell Market, Piccante. ci siamo diretti verso la nostra capsula, che ormai chiamavamo casa. Buongiorno.
Amore, il nostro ultimo giorno a Singapore. Ti metto un po' più light. Buongiorno! Che cazzo! Bentornati nella nostra capsula. Nella nostra casa, di chiamarla come si chiama. Ultima mattina. Che bello! Sono dovuta scendere dalle scale e sull'ultimo scalino c'era uno spazzolino in dentifricio. Cioè, come ti viene in mente di mettere lo spazzolino dove le altre persone mettono i piedi? Coi funghi in bocca. È più saporito, più saporito. Terzo e ultimo giorno a Singapore, stasera partiamo direzione Malesia. Yay! Finalmente ragazzi siamo riusciti ad arrivare a Gardens by the Bay, che è una delle attrazioni principali di Singapore, anche perché è soprannominata appunto The Garden City, perché è una città moderna ma dentro alla natura, il che è molto bello. È molto bello, infatti c'è una grossissima biodiversità, più che in tutto il Nord America, quindi Wow. ci sono un sacco di tipi diversi di piante. Oltre a essere la città giardino è anche la città delle multe. Delle perché qua- regole, sì. No, danno multe per ogni cosa, non puoi importare cicche. Non puoi stare non nudo puoi- a casa. Sì. Però è facile andare in prigione qua. E curiosità Sì. bellissima questa, sempre legato ai toilet, queste cose qua. Negli ascensori è vietato pisciare, Urinare. E ci sono anche i rilevatori. I rilevatori di piscio. Che è assurdo perché, cioè, nel senso, vuol dire che se tu arrivi a mettere i rilevatori di piscio, di urina negli ascensori, vuol dire che tanta gente faceva pipì negli ascensori, giusto? Ma non so perché i Perché? bagni pubblici sono così puliti che ci puoi mangiare, ci dicono. Che però è vero ragazzi, perché meglio i bagni pubblici del bagno Del nostro ostello. Poi prendi multe per qualsiasi cosa. Beh, non si può fumare a parte Vicino ai cestini. in certe aree a fumatori, che però questo bene, sì, è una cosa bella che non si può fumare. Però per esempio perché io non posso stare nuda a casa mia? Poi, Ti danno la multa? Ah, quello dello strumento. è il wifi? È il wifi che tu non puoi rubare il wifi dal vicino, sono quasi 6 mesi di galera. 6 mesi e $10.000 di No, multa. tipo 3.000, 1.000. 10.000, sono sicuro. Sì? Tu mi avevi detto prima, quando prendevo appunti. E poi Sì, quindi città delle multe, non e puoi non fare puoi niente. suonare uno strumento che dà fastidio a qualcun altro, perché vuol dire che non hai talento e ti danno la multa anche per questo. Un'altra curiosità è che i pedoni di Singapore sono i più veloci al mondo e neanche i newyorkesi. I newyorkesi ottavi. Chissà Milano. Hello, you don't even know my name, but I am happy you came by. No lessons learned, of course you're gonna leave as soon as you came across who I am not. This party sucks, I'm out of luck, and no one seems to get me here. They talk about some all the stuff that I don't even. Siamo sotto gli alberi che sono appena illuminati, c'è tantissima gente tutta distesa, Sì, stiamo aspettando lo spettacolo delle luci. cantando la città con le luci, che parte fra 15 minuti più o meno, Yeah. quindi enjoy! Can I be somebody dancing with somebody? I wanna be somebody, yeah. Ti è piaciuto lo spettacolo di luci? A te? Sì, molto. Ti sei emozionato? Sì, beh, è stato molto bello, sì. Sì, hai fatto molto bene. Stiamo correndo per andare a vedere se riusciamo a salire sul Marina Bay. Vi Qua porteremo abbiamo lassù, anche vi porteremo lassù, ve lo prometto. Questa è una promessa che faccio adesso qua, vi porteremo in cima.
E siamo tardissimo perché abbiamo il pullman a mezzanotte, dobbiamo andare fino all'ostello, fare una doccia perché siamo schifosi. Andiamo a parlare di vita reale, no? Siamo tropicali. E quindi siamo tardi. Dobbiamo fare le valigie. Andiamo a fare le valigie, poi io ce l'ho quasi pronte. Sono sempre stato molto affascinato a Singapore e andare in cima al Marina Bay era uno dei miei sogni. Avevamo veramente poco tempo prima del bus che ci avrebbe portato finalmente in Malesia e non avevamo nessun booking né al ristorante né al bar. Ero finalmente a Singapore e forse non avrei avuto l'occasione di salire in cima al Marina Bay e realizzare uno dei miei sogni. Siamo su 20 minuti, It's enough. tanto prendiamo subito la metro. Sì. Dovremmo farlo. Wow. Wow, siamo in cima. Ce l'abbiamo fatta! Siamo È in cima. bellissimo qua, ragazzi! È stato semplicissimo! Ciao casetta, Ciao cazzolina! ci mancherai. Ma per niente!